Ciao a tutti e bentornati sul canale. Se state guardando questo video, probabilmente avete già deciso di intraprendere il vostro viaggio tra le stelle. Nel video precedente, che vi lascio qui in alto nelle schede e in descrizione, abbiamo visto nel dettaglio come creare l'account in modo corretto. In questo video vedremo passo dopo passo come iniziare la vostra avventura nell'universo di Star Citizen. State per imbarcarvi nel simulatore spaziale più ambizioso di sempre. Il primo passo fondamentale è visitare il sito ufficiale di Roberts Space Industries. Da qui dovrete scaricare il launcher, un software leggero ma essenziale. Sarà il vostro portale d'accesso e dovrete avviarlo ogni singola volta che vorrete entrare nel gioco, poiché gestisce gli aggiornamenti e l'autenticazione del vostro account. Una volta aperto il launcher, noterete due opzioni. La versione live è l'universo stabile, dove ogni credito guadagnato e ogni nave acquistata definiscono la vostra carriera. La PTU, Public Test Universe, è una sorta di laboratorio dove gli sviluppatori testano le novità più estreme. Aspettatevi molta instabilità, ma è il prezzo per vedere il futuro in anteprima. Ricordate, Star Citizen è in Early Access Alpha. Non è un prodotto finito, ma un universo organico in costante crescita. Incontrerete bug e glitch, ma farete anche parte di un processo creativo unico al mondo. Nel menu principale troverete due modalità, Arena Commander e Persistent Universe. Prima di rischiare la vita nell'universo vero e proprio, passiamo dall'Arena Commander. È una simulazione virtuale dentro il gioco, perfetta per fare pratica. Ecco un accenno veloce alle modalità disponibili. Grav Race, gare mozzafiato su circuiti ambientati in zone industriali o naturali. Gun Rush, una modalità FPS frenetica dove l'arma cambia a ogni uccisione. Free Flight, volo libero senza nemici, ideale per esplorare la propria nave. Endless Vanduul Swarm, combattimento spaziale contro ondate infinite di alieni Vanduul. Squadron Battle, il classico scontro a squadre tra piloti. Pirate Swarm, difesa contro ondate di pirati agguerriti. Classic Race, gare di velocità pura su circuiti classici. Elimination, tutti contro tutti in modalità FPS. Un consiglio, iniziate con Free Flight in modalità offline. Qui l'universo è solo vostro, è il posto perfetto per il binding dei tasti in un ambiente tranquillo, senza il rischio che altri giocatori arrivino a distruggervi o di essere cacciati fuori dalla lobby per inattività mentre regolate le impostazioni. Entriamo ora nel Persistent Universe. La prima cosa da fare è la creazione del personaggio. Il sistema di editing facciale è molto avanzato e permette di mescolare diversi tratti somatici per creare un volto unico. Una volta pronti, il gioco vi chiederà se volete seguire il tutorial. Se è la vostra prima volta in assoluto, seguitelo, ma per questa guida cliccheremo su Skip per andare diretti all'azione. Al momento della partenza vedrete tre sistemi menzionati. Stanton, un sistema aziendale, luminoso e ricco di infrastrutture. È controllato dalle corporazioni e protetto dal Common Ray, una rete satellitare che monitora i crimini. È il punto di partenza ideale. Pyro, un sistema selvaggio, senza legge e dominato da una stella morente, solo per i più esperti. Nyx, un sistema minerario e nebbioso, celebre per l'avamposto di Delamar. Scegliamo Stanton, è il primo sistema rilasciato, il più completo e il più sicuro grazie alla giurisdizione del Common Ray. Qui troviamo 4 pianeti con le loro città principali: New Babbage, Microtech, un polo tecnologico immerso tra ghiacci e neve; Lorville, Harrowston, una metropoli industriale, cupa e densa di atmosfera; Area 18, Arcorp, una città pianeta infinita, in pieno stile cyberpunk. Oggi iniziamo da Horizon, su Crusader. È una città che galleggia nell'atmosfera di un gigante gassoso, un paradiso di petali di ciliegio rosa e piattaforme sospese nel cielo. Al vostro primo spawn vi troverete nel vostro hangar persistente. Questo non è un semplice parcheggio, ma la vostra casa logistica. Qui potete scaricare casse, esporre i vostri trofei e organizzare i vostri beni in modo permanente. Per gestire il vostro equipaggiamento ci avvicineremo al monitor dell'inventario, presente all'interno dell'hangar.
Interagendo con lo schermo vedrete l'interfaccia di gestione. A sinistra trovate lo spazio della vostra tuta e armatura, quello che portate addosso. A destra compare il contenuto dell'inventario locale, ovvero tutto ciò che è stivato fisicamente in questo hangar. Usate i filtri per non perdere tempo tra i vari oggetti. L'attrezzo fondamentale che dovete subito recuperare è il multitool. Assicuratevi di equipaggiare anche i suoi accessori. True Hold Tractor Beam per spostare oggetti e casse, Orbit Mining per l'estrazione mineraria, Cambio Light SRT per le riparazioni dello scafo insieme al suo canister di ricarica. Le armi sono personalizzabili con mirini, compensatori, laser e torce. Mentre per la salute abbiamo la Medgun. Usatela normalmente o premete B per la modalità avanzata per diagnosi e cure specifiche. Passiamo ora al Mobiglass, che non è solo un menu di gioco, è l'estensione digitale del vostro personaggio. Imparare a navigare velocemente tra queste app è la differenza tra un pilota dilettante e un vero professionista del verse. È un dispositivo di realtà aumentata, integrato nella tuta o nell'avambraccio del personaggio. Si attiva premendo il tasto F1 e proietta un'interfaccia olografica visibile solo a te. È lo strumento fondamentale per accettare lavori, navigare tra i pianeti, monitorare la propria salute e persino gestire le finanze o la configurazione della nave. Vediamo ora la descrizione delle pagine nel dettaglio. Home è la schermata iniziale. Qui abbiamo un colpo d'occhio immediato sullo stato generale del personaggio, il meteo del pianeta su cui ti trovi e il riepilogo dei crediti disponibili, in questo caso Alpha UEC. Health, un monitor biometrico avanzato. Mostra il battito cardiaco, fondamentale per lo sforzo fisico, i livelli di ossigeno nella tuta e lo stato fisico dei singoli arti. Se sei ferito, qui vedrai quali parti del corpo necessitano di cure mediche. Comms, il centro comunicazioni. Qui si gestiscono le chat con gli altri giocatori e soprattutto le chiamate alle stazioni per richiedere l'autorizzazione all'atterraggio o al decollo tramite il tab Friends. Contracts è la bacheca di lavoro, divisa in verified, missioni ufficiali e legali, e unverified, incarichi spesso illegali o confidenziali. Da qui si accettano, tracciano o annullano contratti di ogni tipo, dal trasporto merci alla caccia di taglie. Maps, il simulatore di navigazione stellare. Permette di vedere l'intero sistema planetario, individuare stazioni, avamposti e pianeti e soprattutto impostare la rotta per il salto quantico. Journal, una sorta di enciclopedia dinamica. Raccoglie informazioni storiche, log delle missioni, dettagli sulle leggi delle varie giurisdizioni e suggerimenti utili per la sopravvivenza. Assets, progettato per essere il gestore fisico dei tuoi beni, oggetti, carichi, posizioni della merce. Al momento però questa sezione non è ancora funzionale nell'alfa. Rep, fondamentale per la propria carriera. Qui vediamo la reputazione con le corporazioni e le fazioni. Più si lavora per loro, più la barra sale, sbloccando missioni più difficili e soprattutto molto più remunerative. Wallet permette di vedere lo storico delle transazioni ed inviare crediti istantaneamente ad altri giocatori presenti sul server. Landing permette di riparare, rifornire e riarmare la nave quando ci si trova su un pad o in hangar direttamente dal cockpit, senza dover scendere dalla nave. Vehicles, l'app di personalizzazione tecnica. Permette di modificare i componenti della nave, motore quantico, scudi, armi, sistemi di raffreddamento, a patto che la nave sia depositata nell'hangar della stazione in cui ti trovi. Ci dirigiamo ora al terminale AESOP, i monitor che gestiscono tutta la nostra flotta. Da qui possiamo richiamare la nostra nave, retrieve, stivarla al sicuro, store, o richiederne il recupero tramite l'assicurazione se l'abbiamo persa in qualche angolo della galassia o distrutta, claim. Richiamo così la Wolf L22, è un caccialeggero della Mirai, noto per l'agilità estrema e il design ispirato alla tecnologia aliena Xi'an. La Wolf è un esempio perfetto di interattività. Ogni nave ha la possibilità di essere riparata aprendo gli sportelli per l'accesso ai componenti interni. Se danneggiati, potete intervenire direttamente con il multitool. Salgo a bordo, accendo i sistemi e richiedo l'autorizzazione al decollo.
esco dall'hangar e punto verso Seraphine Station. Procederò con la navigazione visiva, cercando la stazione all'orizzonte senza impostarla dalla mappa, poiché dedicherò un altro video all'uso del salto quantico. Siamo arrivati a Seraphine Station. Spero che questa guida vi sia utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e ricordatevi di usare il mio referral code durante la creazione dell'account. Una volta inserito correttamente, vedrete apparire il mio avatar e il nickname Squamno. Saluti a tutti, rimanete connessi per i prossimi video. Ci vediamo nello spazio.